Bello vedere sti colori, eh. Oggi facciamo una ricetta super estiva ed è una delle mie preferite quando si fanno le cene a casa tra amici. Facciamo il couscous di verdure, facciamo però una ricetta leggermente diversa dalle solite. Come quantità io mi regolo a occhio, però il consiglio che posso darvi è quello di utilizzare meno di un pezzo di verdura a persona. Cosa intendo dire? Intendo dire che le porzioni che faccio oggi sono per 3 persone, sono 300 grammi di couscous e io uso meno di 3 zucchine, meno di 3 carote, queste 2 carote qui sono davvero piccole, ovviamente meno di 3 melanzane, questo qui è un mostro però, è quella che ho trovato, e meno di 3 porri. Irrompo per dirvi che dopo averlo mangiato non sono 3 porzioni, sono almeno 4, anche 5 se non mangiate molto. Le quantità le decidete voi, nel senso che se preferite, se vi piacciono molto le zucchine mettete più zucchine, se vi piacciono molti pomodorini mettete più pomodorini, sta un po' a voi. Quello che posso consigliarvi è la combinazione, a me piace molto questa combinazione di verdure, soprattutto la melanzana, secondo me gli dà un sapore fantastico, molto mediterraneo. Usate un porro ogni 3 persone. A me piace metterci un pochino di prezzemolo, il prezzemolo è facoltativo. Abbiamo brodo vegetale, couscous l'ho già detto, e curcuma. Curcuma è un cucchiaino, diciamo anche abbondante a persona. Non lesinate sulla curcuma perché è il sapore del couscous, fondamentalmente. Iniziamo. Ah, quasi mi dimenticavo, di brodo il doppio della quantità di couscous. Io sto usando 300 grammi di couscous, uso 600 grammi di brodo. 600 grammi di brodo freddo, quando evapora un po' si perde, quindi saranno meno di 600 grammi, ma va bene così perché in questo modo avremo un couscous abbastanza al dente. Sapevo che c'era qualcosa che mi ero dimenticato, l'aglio. Ovviamente non lo usiamo tutto, però qualche spicchio. Ok, prima cosa che facciamo fra tutte sono i pomodorini e qui è il primo segreto di un couscous buono. Allora, il problema dei pomodorini è che sono acidi, quindi li tagliamo subito e li trattiamo. Adesso vi faccio vedere come. Col tel io li taglio in 4 perché mi piace averli piccolini. Vedrete anche con le altre verdure io faccio un taglio abbastanza piccolo perché siccome i granelli di couscous sono molto piccoli, avere il pezzo grosso di verdura non mi piace. Bene, pomodorini tagliati, adesso cosa facciamo? Colino e ce li mettiamo dentro. A questi pomodorini ci aggiungiamo 2 ingredienti. Il primo è il sale e il secondo è lo zucchero. Il sale perché gli facciamo perdere acqua e lo zucchero perché gli facciamo perdere acidità. Oltretutto aggiungeremo le stesse quantità di sale e zucchero in modo tale che non si alteri la sapidità o dolcezza dei pomodorini. Questo è un passaggio facoltativo, ma io ve lo consiglio perché secondo me fa la differenza. Io uso un cucchiaio raso di sale e un cucchiaio raso di zucchero. Perfetto. Ottimo, questi qui li mettiamo da parte, vi farò vedere quando abbiamo finito di tagliare la verdura che avremo dell'acqua. Prossima verdura, melanzana. Io ci lascio la buccia perché mi piace il sapore leggermente affumicato che ci dà. Siete liberi di toglierla. Facciamo fettine sottili, state attenti alle dita. Listarelle e pezzettini. Perfetto. Melanzane fatte, zucchine. Il couscous è abbastanza ricco di verdure, è un couscous di verdure, quindi se non ci mettessimo tante verdure faremmo un couscous abbastanza blando, che a me non piace, quindi ci carico un po'. Carote le sbucciamo. Ok, taglio capo e coda. Anche qua listarelle. Le carote sono molto più dure delle altre verdure, quindi fatele belle fini. Bene, allora una cosa sulla cottura. Innanzitutto preriscaldate il forno a 400 gradi, poi vi spiego. Allora, a cottura ci sono fondamentalmente 2 metodi di cottura. Possiamo fare le verdure al forno e le verdure in padella. Io preferisco farle al forno per il semplice fatto che in padella, siccome sono tante verdure, nella padella si schiacciano e comprimendosi rilasciano l'acqua e quindi si tendono a spappolarsi. Mettendole in una teglia in forno invece mantengono la forma e si abbrustoliscono bene, che ci dà un sapore che a me piace un sacco. Quindi le verdure le facciamo al forno. Quello che potete fare in padella, anzi che io farò in padella, sono il porro e le carotine. Siccome le carotine hanno tempi di cottura diversi rispetto a zucchine e melanzane, facendole in padella riusciamo a gestirle un po' di più. Bene, il forno si sta scaldando. Intanto noi cosa facciamo? Queste qui le mettiamo in una ciotolina, che non ho finito le ciotoline. Anzi no, mettiamo in una schiscetta. Che bella parola, schiscetta. Porro
Anche sul porro, ragazzi, non lesinate, il porro gli dà un sacco di sapore. Perfetto. Finito le schiscette, invece no, ce n'è ancora una. Nella cucina del fuorisede ci sono schiscette di tutte le taglie, tutte le forme e di tutti i colori. Voilà, prezzemolo. Questo prezzemolo qui lo andremo a soffriggere con il porro e lo rimettiamo qua. Allora, pomodorini, vediamo come sono venuti. Che vedete? Questo qui è tutta l'acqua che hanno rilasciato. Questi qui li andiamo a sciacquare. Se avete fatto questo procedimento io vi consiglio anche di asciugarli, perché in forno vogliamo meno vapore possibile. Questo potevo aspettarmelo. La cosa bella di asciugare i pomodorini è che la maggior parte dei semi rimarranno qua sul nostro Scottex. Schiscetta numero 3. Voilà. Ottimo. Ora teglia. Qui ci mettiamo tutte le nostre verdure. Non è importante tenerle separate, possiamo tenerle unite. Il forno è pronto, giusto in tempo. Perfetto, spargetele bene. Pomodorini non saranno mai asciuttissimi, però vabbè, si fa quel che si può. Infatti in spezie ci metto solo l'aglio. Il motivo è che col pomodorini e la melanzana ci sta bene il basilico, con la zucchina ci sta bene l'origano, con le carote ci sta bene salvia e rosmarino. Quindi se dovessi accontentare tutte le verdure verrebbe fuori un casino di sapori. A me piacciono invece sapori abbastanza puri, non mi piace quando si mescolano troppi sapori, quindi ci metto solo l'aglio e l'olio. Cavolo, mi sono dimenticato di mettere l'olio negli ingredienti. Bene, ho 6 spicchi d'aglio, praticamente 2 per verdura. Io li tengo in camicia e li schiaccio. Voilà, olio Evo. E giro di sale. Bene, in forno. Lo inforniamo finché non vediamo che è bello, sono belli rosolati. In teoria sono una ventina di minuti. New entry nella cucina del fuorisede. Qui ho messo uno spicchio d'aglio e un giro d'olio. Aggiungerò poi le zucchine. Non le coprirò perché voglio abbrustolirle all'esterno ma lasciarle comunque croccantine all'interno, siccome non abbiamo nulla di croccante in questo couscous. Una volta fatte le zucchine faccio i porri, siccome ci metteranno proprio 2 minuti, e il prezzemolo. Vamos. Fuoco abbastanza vivo sotto le carote. Nel frattempo qua metto il brodo e la curcuma. Ci metto 2 pizzichi di sale. Lo salo anche se ho già salato le verdure, perché altrimenti mi viene il couscous insipido e le verdure salate. E misculo. Questo qui lo copro e lo metto sul fuoco. Nel frattempo qua preparo la schiscetta numero N per il couscous. Prendetela bella grossa perché poi si gonfia mica male. Buono, qua inizia a fumare. Voilà, che profumo, oddio, è acqua che sa di curcuma, quindi non è una gran roba, però si pregusta già couscous. Bene, questo qui lo versiamo, che vedete il couscous non deve essere inondato. Quando vedete che beve aggiungiamo ancora un pochino. Poi a me piace un po' il dente, quindi io questo qui lo avanzo e questo qua lo copro. Lo lascio riposare per 2-3 minuti. Carote pronte, le metto qua. Devo dire anche belle abbrustolite. Mi sono scappate di 2 minuti proprio mentre filmavo il couscous. Porro lo metto nella padella senza pulirla e lo faccio rosolare. Check sul couscous. Ottimo, l'abbiamo fatto riposare proprio 2 minuti, 3 minuti. Adesso si può già sgranare. Ottimo, aggiungo il prezzemolo. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi sul couscous: c'è chi mette l'olio nell'acqua quando la fa bollire. Io vi consiglio di non farlo perché fate bollire dell'olio e quindi sono grassi cotti, potrebbe risultare un po' pesante. Piuttosto, una volta che l'acqua ha raggiunto il bollore, che la togliete dal fuoco, potete allora sì aggiungere un po' d'olio, emulsionare e versare nel couscous. Io mi sono dimenticato, di solito lo faccio, però come vedete si è sgranato bene comunque. In ogni caso l'olio ce lo aggiungiamo dopo a crudo come insaporitore. Fantastico, il nostro porro col prezzemolo lo lascio raffreddare qua un attimo. Intanto aggiungo le zucchine. Ho detto zucchine, vero? Intendevo carote. Non preoccupiamoci di mescolare, mescoliamo dopo. Di tanto in tanto aprite il forno, che facciamo uscire un po' di vapore, così permettiamo alle verdure di rosolarsi più in fretta.
metto il porro. Come vedete è un po' uno sbatti al taglio delle verdure, poi dopo è tutto assemblaggio. E in un'ora si fa tutto. Io magari ci metto 2 minuti in più perché c'è un forno della Mutua, però se lo fate a ventilato si fa ancora più velocemente. Mezz'oretta di taglio, mezz'oretta per cucinare le varie cose, ma neanche, vi ripeto, se avete un forno un po' furbo fate anche in meno di mezz'ora. Questo qui, almeno che vogliate farvi un drink alla curcuma, lo buttiamo. Direi che sono pezzi. Perfetto, guardate che bei colori estivi. Togliamo l'aglio. Se volete fare lo scherzo a qualcuno lasciatelo, magari spellatelo. Vi assicuro che è 1 minuto e mezzo di divertimento assicurato. Inizio a rovesciarli. Queste qui sono tutte le nostre verdurine che adesso andiamo a mettere nel couscous. Qua ci diamo una mescolatina. Figuriamoci. Io ho una chiarissima incapacità che è quella di girare le cose in spazi stretti senza rovesciarle. Ecco. Vabbè, vi risparmio questo strazio e vi faccio vedere il prodotto finito. Ora, momento più bello, olio Evo a crudo, abbondate che va tutto in gusto. Bene, prima di mangiarlo io vi consiglio di lasciarlo qua un paio di orette per far sì che tutti i sapori si amalgamino, oppure addirittura il giorno dopo è ancora più buono secondo me. E ci vediamo alla prova dell'assaggio. Assaggiamo. A me piace molto il fatto che l'abbiamo lasciato riposare 2 orette o una notte, ha fatto sì che tutti i sapori fossero amalgamati, quindi si sente proprio profumo e sapore di verdure. Il pomodoro acidità non ce l'ha, prezzemolo onestamente non lo sento, avrei potuto mettercene un pochino di più. Se ci pensate, questo qui è un ottimo piatto estivo, anche perché abbiamo usato 300 grammi di couscous, quindi gli unici carboidrati che stiamo mangiando è il couscous in sé, quindi è davvero poco rispetto a un piatto di pasta. È davvero una ricetta super consigliata, provatela, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se usate delle verdure diverse che magari provo anch'io a cambiare, e buon appetito!